Buongiorno! Buongiorno a tutti. Siamo in questo parcheggio arrivati ieri sera sopra la collina di Arguineghin. Abbiamo approfittato del bel sole per caricare un po', guardate, vedete, le nostre batterie. E comunque oggi dava pioggia, invece guardate che bel sole che c'è. Completamente limpido al momento. Il posto è delizioso, l'abbiamo scoperto ieri sera, siamo nel silenzio assoluto. Gli abitanti locali hanno detto che non davamo fastidio assolutamente, potevamo stare qua, siamo stati circondati dai gatti tutta la sera e è stato carino, molto molto carino. Ci siamo un po' trovati integrati con i pochi abitanti che abitano in cima a questa collina, dove questa mattina è arrivato il pullman a prendere i bambini che andavano a scuola. 2 bambini che andavano a scuola, che sono gli stessi che ho visto ieri sera giocare al campetto di calcio di là. Quindi guardate che organizzazione che c'è, fantastico. Allora, programma di oggi, Mauretto, dimmi se ti sta bene. Noi in questo momento siamo qui. Qui sopra? Sì. L'Omo Galeon. Quindi da qui prenderei l'autostrada che è più veloce, arriviamo a Maspalomas e comincerei a salire da questa strada diciamo più o meno principale, che è la GC 60, fino ad arrivare a San Bartolomé de Tirajana. E poi da San Bartolomé de Tirajana eventualmente possiamo scendere da Santa Lucia, che è molto carino. Qui c'è il barranco della Vacas e poi scendiamo o di qui, ora decidiamo. Poi weekend a Maspalomas, sì. Vuoi prendere un po' di sole? Certo. Va bene, aggiudicato? Aggiudicato. Andiamo a vedere come vivevano i Guauci nell'antichità in quest'isola. Questa infatti è la ricostruzione della vita di un villaggio degli abitanti di Gran Canaria. Deposito di alimenti. Questi erano gli alimenti che usavano, soprattutto frutta, verdura, uova, mais, il tipico gofio che facevano da queste parti. Questo è l'ospedale praticamente. Qua avevano evidentemente l'abitudine di mummificare i cadaveri. Il culto comunque dei morti è sempre un segno di civiltà. Idolo Guacedra. Allora, l'idolo è la maschera, non la Betty. La Betty non è un idolo Guacedra, ma è un idolo di Mau e dei nostri follower. Ecco, qua avevano i lavori di madeira, cioè lavoravano in legno. Qui invece abbiamo sia la sartoria che la produzione di ceramiche. Questo luogo panoramico molto bello, da cui si vedono anche le dune di Maspalomas molto molto bene, è un luogo che veniva utilizzato dagli antichi abitanti delle isole Canarie, dove controllavano anche l'arrivo di eventuali invasori che venivano immediatamente aggrediti e combattuti duramente. Ci siamo fatti un giro su Mondo Aborigeno, questa ricostruzione del pueblo Guanaco,
Qua abbiamo anche trovato Ciao, Michael. Michael, che è italiano, vive qua, lavora qui, Fotografo. fa anche il fotografo, quindi Grazie. ciao Michael, Ciao. grazie, grazie, un abbraccione. Guardate un po' che meraviglia questo mirador. Eccoci arrivati sulle montagne. Abbiamo parcheggiato Carletto qui a San Bartolomé de Tirajana, circa 900 metri di altezza, e siamo completamente circondati dalle montagne. Guardate attorno a noi. Il posto è spettacolare e lassù, in mezzo alle montagne, dove c'è la nebbia, dove ci sono le nubi in questo momento, siamo stati la scorsa settimana quando siamo saliti al Picos de las Nieves, che è proprio lassù. Infatti si vedeva molto bene sotto il paese di San Bartolomé. Stiamo alternando qui a Gran Canaria, montagna e mare, mare e montagna. La cosa bella di quest'isola è che in un'ora sei a 1000 e passa metri d'altezza in piena montagna, e in un'ora sei al mare a fare i bagni. Ed è una cosa assolutamente straordinaria. Il Buen Camino. Anche qui è il Cammino di Santiago. Poi voglio vedere comunque come superano l'oceano, perché a nuoto. Vabbè. Lo vedrei bene Mauro qui, con questo gruppo di pensionisti al bar. Beh sì, oramai le mie esigenze sono queste. E i cantieri dove li I lasci? cantieri non mi sono mai interessati. Ah, va bene. Gran Canaria è davvero un piccolissimo continente, veramente meravigliosa. Appena si abbandona il mare, le zone turistiche abbastanza caotiche, l'entroterra è meraviglioso. E l'opera dell'uomo le ha anche arricchite, perché queste case di pietra intonacate di bianco sono veramente uno spettacolo. Difatti il povero Carletto, poverino, fatica perché le salite sono belle, belle ripide. In pochi chilometri da zero si sale a 1000 metri. Poi dite che non faccio ginnastica, eh? Cosa ti ricorda questa pietra? Un po' Setenil della Già. sbottega. E i gatti qua. Che si riparano dalla Sì. pioggia e dall'umidità.
E questo è il paese natale e anche la casa natale stessa di Pancho Guerra, un giornalista e scrittore famoso in tutta la Spagna che è proprio nato qua. Questo è il simbolo dei Guaranete, degli abitanti di Gran Canaria prima dell'arrivo degli spagnoli e che si trova ogni tanto nelle varie case. Sono le uova di gallina che la signora, come si chiama? Yo, que cookie. La gallina della signora Cookie fa le uova azzurre. Sí, los tengo Fantastico. blanco y los tengo canelo. Las negras, Anche canello, la negra. canelo. Las negras ponen huevos canelo y las blancas lo ponen blanco. ¿Entendido? Entendido, muy bien. Vale, buenas tardes. Buenas tardes, Cookie, gracias. Este es el lavadero y fuente del Rosal. Y aquí tiene agua. La casa sotto aveva l'intonaco rosso con le pietre nere. Questo intonaco giallo con le pietre grigie. E buongiorno da qui, siamo a San Bartolomé de Tirajana, detto anche Tunte, infatti in tutto il paese è più noto come Tunte che col suo nome indicato sulle carte, e abbiamo dormito in questo parcheggio, molto vicino al paese, un parcheggio pubblico dove ci sono altre macchine. Siamo stati bene anche se siamo sui 900 metri e ha fatto un po' freschino stanotte. Ieri sera abbiamo acceso mezz'oretta di riscaldamento. Cavoli! Qui si sente che siamo in montagna ed è per questo che tra poco vogliamo tornare al mare, perché abbiamo bisogno di ancora un po' di caldo, perché questo freddo, siamo scappati dall'inverno italiano e non vogliamo il freddo qua. Eh no, direi proprio di no. Carino, carino questo paese, veramente valido, ci piace. E dopo San Bartolomé de Tirajana, ora andiamo sempre nella valle del barranco del fiume Tirajana, andiamo a vedere Santa Lucia de Tirajana, che è questo piccolo borghetto con la chiesa qui sopra. Andiamo a fare due passi. E qui a Santa Lucia c'è anche Shrek e Fiona, guardateli. Sono proprio loro. Ma comunque qua all'immagine della dea Tara. Come ci hanno spiegato, è simbolo di fertilità della donna e della terra. È un simbolo magico per questo popolo di Guanaci. Qua dietro un'immagine delle tipiche case canare. E qui c'è una rappresentazione di una danza e tradizione locale fin dal 1969. Hanno questi vestiti tipici con cappelli, un po' come quelli che abbiamo visto alla festa della Sparselas in Fuerteventura. Ti ricordi? Che avevano vari tipi di cappelli in particolare e di abiti. Ci hanno spiegato che venivano da origini differenti, ossia qualcuno da Gran Canaria, qualcuno da Tenerife, qualcuno da Fuerte e così via. Sempre in compagnia di gatti, tu sei? Ma più che altro sono anche in compagnia di abitanti locali. E di un fungo allucinogeno. Infatti mi stava proponendo
la possibilità di utilizzare questo fungo allucinogeno. Queste sono le classiche case canare che si trovano all'interno dell'isola, che sono tutte intonacate di bianco con le pietre a vista. Sono carinissime con poi queste finestre e queste porte in legno. Gli ornamenti in legno delle porte possono cambiare con immagini fiorite come quella o addirittura con delle vetrate protette, altre fiorite. Sì, comunque qua sono tutte legno a vista, contrariamente a quelle colorate che abbiamo visto nelle isole precedenti. La Bettina ha voluto fare spesa. Una bella cassa di arance locali, 10 euro. quindi spremute a go-go. Siamo arrivati al barranco de Las Vacas, una delle bellezze naturali del sud dell'isola di Gran Canaria. È questo canyon un po' tanto frequentato in questo momento perché è un'attrazione turistica abbastanza importante. Questa spaccatura creatasi nel momento in cui l'eruzione vulcanica ha creato queste montagne e quindi adesso entriamo dentro il canyon. Non ci sono grandissime indicazioni che danno il barranco, comunque è sufficiente seguire i sentieri creati dai visitatori e si arriva facilmente all'ingresso. Parcheggio ce n'è poco, infatti abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare un posto, però lungo la strada qualche piccola insenatura e qualche doppia fila si trova. Questo è il passaggio sotto la strada e qui è qualche local che non ama particolarmente il turismo, evidentemente non vive sul turismo. Tourists go home. Canyon stretto, qui si fa sempre più stretto. Qua stringe ancora di più Stringene un poco e comincia anche a essere pieno di gente. e Andiamo a poi va vedere. in ombra. Adesso posso dire una cosa abbastanza tranquilla. Sembra Gorropu. Ecco. Una mas. Betty ha trovato un ragazzo inglese a cui fare delle foto. Eccolo qui. La Betty è nel punto quasi più stretto del canyon. È il Canyon de las Vacas. Vacas. Allora Betty, impressioni? Belle, molto piccolo però ha delle pareti e dei passaggi molto stretti, carini, proprio carini. È veramente bello, breve. La difficoltà maggiore non è tanto arrivare al canyon, ma trovare il posteggio, che la strada è strettissima, non c'è quasi mai posteggio. E all'interno del barranco
Non ci sono solo persone, ma ci sono anche animali. Volete vedere cosa? O meglio, volatili. Insomma, volatile. Poco volatile questa Questo è gallina. volatile, poco volatile comunque. E anche qua lasciamo un segno del nostro passaggio. Quindi chiunque verrà qui saprà che Selin Ronik è stato qua. Il barranco è qui sotto e noi abbiamo parcheggiato lungo la strada a 500 metri di distanza. Ogni tanto ci chiedono come facciamo in camper e queste sono le cose un po' più antipatiche del camper. Bisogna scaricare la cassettina. Nel frattempo un po' di acqua chiara, pulita. Vai, €1 qui. Liquido disgregante nella cassa delle acque nere e si rimette al suo posto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ci siamo presi 2 giorni di relax e siamo venuti in spiaggia a Mas. Palomas. Ci è piaciuto il posto, molto bello, si sta rilassati, possiamo stare in spiaggia, prenderci un po' di sole, abbiamo girato questi 12 giorni e adesso 2 giorni di relax ce li prendiamo, va bene? Venite con noi a rilassarci. Sabbia morbida, caldissima, spettacolo veramente notevole.